Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo 2023. Abbiamo due carte. Abbiamo il Papa e la Torre, ragazzi. Quindi può essere che ci sia un periodo di presa di consapevolezza che in realtà vi faccia ridimensionare o ristrutturare certe sicurezze, certe credenze che magari avete avuto fino ad adesso. È come un ok, mi sono resa conto ho reso conto di questa cosa e di conseguenza da qui in avanti le cose cambiano. Ho un po' l'idea che sia una cosa su questo stile. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi adattate la lettura alla vostra realtà e se proprio non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali del 2023. Per chi invece volesse contattarmi può utilizzare questo indirizzo email. Allora ragazzi, devo dire che partiamo con una torre, un 8 di coppe, un 3 di spade, Cavaliere di Pentacoli al contrario, matto al contrario. Quindi ho come la sensazione che questo momento per qualcuno ci sia già stato, visto che comunque si inizia con la torre, che non sempre è, ragazzi, un momento catastrofico, è anche solo semplicemente la caduta del proprio ego, il fatto che, come vi dicevo già all'inizio, c'è stato qualche tipo di realtà o di verità che per voi è stata valida fino adesso, che secondo me qualcuno ha messo in discussione o sta mettendo in discussione, perché comunque c'è un 8 di coppe che è una carta di introspezione, una carta di ricerca spirituale, è una carta che vi porta all'introspezione. E per qualcuno si tratta anche di aver preso distanza a livello fisico, magari da una situazione o da una relazione. Diciamo che vedendo questo 3 di spade è un momento impegnativo, quello di fine, scusate, sì, dalla seconda metà di marzo, diciamo terza settimana di marzo, per darvi un'indicazione del tempo, anche se poi sapete che comunque l'energia è fluida, dipende dalla decade, quindi vi consiglio di andare a vedere la guida pratica di cui vi parlavo prima, su come unire più oroscopi, perché ci sono anche altri dettagli interessanti per interpretare meglio le letture. Sta di fatto che con questo 3 di spade, ragazzi, eh, c'è qualche tipo di sofferenza, c'è qualche tipo di dolore che è ancora aperto e che ho come la sensazione che abbiate bisogno di risolvere. E in effetti avere anche comunque il Cavaliere di Pentacoli al contrario mi dice che siete un attimino in un momento per voi stessi, in un momento di fermo, in un momento di non movimento. E anche sinceramente nella seconda parte di marzo, con questo matto al contrario, è un po' come se aveste ancora bisogno di guarire, di fare un lavoro su di voi per comprendere meglio questo tipo di destrutturazione che vi ha portato a fare la torre. È come se fosse un periodo di riflessione, un periodo dove semplicemente vi prendete il tempo, anche magari in isolamento, nel senso che per qualcuno si può trattare, non lo so, di un fine settimana lontano da tutti, e per qualcuno si tratta di buttarsi nel lavoro anche, eh. Andiamo a vedere un po' più nello specifico carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere la torre, imperatrice e giudizio al contrario. Allora, qui può far riferimento sia a una situazione lavorativa,
sia una situazione, diciamo, un tema un po' più spirituale, la possiamo vedere in tema un po' più spirituale, o c'è comunque un progetto con questa imperatrice, o una madre, o può essere quello che riguarda l'idea della maternità. Come dico sempre, ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà. Sta di fatto che con questo giudizio al contrario è come se non si vedesse chiaro qualche cosa. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Regina di bastoni. Il sette di spade. Allora, sì che può essere una donna che in questa parte del mese, diciamo, sia la persona con la quale avrete questa sorta di distacco, mi viene da dire. Ma anche perché poi c'è un sette di spade, ragazzi. Il sette di spade è sempre una carta di proiezioni, di bugie, di avidità, di qualcuno che ho come la sensazione che siate nella necessità di allontanarvi da una persona, e fortemente potrebbe essere una donna, tra cui anche una madre, ehm, che comunque vi condiziona. È una persona che sa come parlare, sa come ottenere quello che vuole, ed è un po' come se doveste allontanarvi perché non vi permette di vedere chiaro. Andiamo a vedere questo tre di spade. Abbiamo un 4 di spade che avevamo già qui e un 5 di bastoni. Allora, quando c'è un 3 di spade, normalmente il dolore è un dolore provocato dalla mente. Qui c'è la caduta dell'ego. Io credo che ci sia qualche convinzione alla quale vi siete aggrappati fino ad adesso che ad un certo punto casca e sarete portati a trovare la vostra verità, a mettervi faccia a faccia con quelli che sono i vostri pensieri discrepanti, diciamo così, quelli che bisticciano gli uni con gli altri. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli al contrario, 3 di coppe e 5 di coppe. Ragazzi, per qualcuno questo cavaliere di pentacoli rappresenta una persona che in qualche modo non è presente in questo momento nella vostra vita, o perché voi vi siete allontanati. La regina di bastoni, anche se è una donna, e qui c'è un'imperatrice, quindi a me risuona molto come una donna, può anche essere un uomo che ha un forte divino femminile. E qui ho come la sensazione che ci sia questa delusione, che ci sia questa, sì, questa delusione che avete bisogno di metabolizzare. Ed è un po' per quello che probabilmente le carte vi dicono di non fare movimenti in avanti. Ho come la sensazione che non dobbiate neanche fidarvi degli amici, perché per qualcuno magari può fare riferimento a una relazione di amicizia. Andiamo a vedere il matto al contrario. 9 di spade e ruota della fortuna al contrario. E qui è il nodo. Guardate ragazzi, certe volte qui avete torre e imperatore. Con la torre si parte, adesso poi vediamo come si finisce, però ho la sensazione che sarete portati a vedere le cose da un altro punto di vista. Quello che all'inizio qui non riuscite a fare con il giudizio al contrario, secondo me, facendo un lavoro, prendendovi un tempo e facendo un lavoro interno, riuscirete a vedere che cosa c'era anche nel vostro tipo di proiezioni, perché questo sette di spade non è detto che sia dell'altra persona, eh. Andiamo a vedere il 4 di spade. 8 di pentacoli nuovamente e l'una al contrario. Per qualcuno, io credo che qui il problema sia che non si ha un lavoro e quindi questo tipo di distacco magari non può essere fatto in modo concreto, ma in questo momento può essere fatto solo in modo, diciamo, o emotivo o mentale. Perché come la sensazione che non ci si riesca a spostare fisicamente. Però sì,
può essere uno spostamento di idee, cioè cambio, vado da un'idea all'altra, o da un'emozione all'altra, o da uno stato d'animo di sofferenza a quello che è uno stato d'animo che va verso la guarigione. Sta di fatto che con questa ruota della fortuna al contrario, ragazzi, qui è come se non ci fosse un ciclo che cambia, e anche il matto è il contrario, che è una carta di nuovi inizi, quindi è come se doveste eh, purgare ancora questo tipo di dolore, questo tipo di questione che vi è successa per riuscire a trovare una nuova quotidianità. Scusate. Allora, quando mi capita di tossire o di sternutire o cose di questo genere, è perché in qualche modo c'è un messaggio che vi deve arrivare. La sensazione che ho avuto io in questo senso era che avete bisogno di spazio, spazio nella testa, spazio nel cuore, spazio fisico. Nello shiatsu, o meglio nella medicina tradizionale cinese, l'elemento metallo è collegato ai polmoni e al metallo, scusate, e all'intestino grasso. I polmoni sono l'organo con cui noi scambiamo ossigeno, quindi sono collegati anche allo spazio personale, a tutto ciò che delimita lo spazio personale nel mondo fisico, quindi la pelle è il nostro confine. Quindi anche quando psicologicamente sentite che avete poco spazio a livello mentale o a livello emotivo, è facile che vengano fuori eruzioni cutanee o problemi di intestino. Questo ve lo dico per darvi dei riferimenti. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Fante di pentacoli, sì, c'è una nuova idea, c'è un nuovo inizio, ci si avvia alla fine della sofferenza, ragazzi, con questo 10 di spade, ma avete bisogno di definire un po' meglio l'obiettivo. Va bene riprendersi, cioè nel senso, andate avanti, voglio ricominciare, voglio chiudere questo capitolo, lavoro su me stesso, su me stessa, che non deve essere necessariamente un capitolo, cioè tipo un vecchio lavoro, una vecchia relazione, può anche essere una discussione, ipotesi, all'interno di un lavoro o all'interno di una relazione. Però qui avrete la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, mi verrebbe da dire da un punto di vista superiore, perché quando c'è la torre crolla l'ego, quindi l'ego è sempre quella cosa che ci fa vedere la realtà giudicando, ok? Qui c'era il giudizio al contrario, il punto è che non bisogna giudicare. Semplicemente una cosa non è giusta o sbagliata, ma bisogna un po' considerarla come se fosse un dato di fatto. Semplicemente c'è, esiste, è lì, che sia un sentimento, che sia un pensiero, è lì, è presente e ne tengo conto. Senza giudicare se questa cosa, relazione o pensiero sia giusto o sbagliato, no? Perché comunque la vita è cambiamento e quello che oggi può essere giusto, domani può essere sbagliato e viceversa, fondamentalmente. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi ho riscoperto un vecchio amico, diciamo così, quindi vi invito a rimanere fino alla fine del video, così scoprirete di che cosa si tratta. È saltata questa carta, ragazzi, e mi sembra bellissima e la teniamo, 37, creazione. Qui avete un fante di pentacoli che normalmente rappresenta l'inizio di un qualche cosa di nuovo. Considerato che è pentacoli, considerato che qui abbiamo la carta del lavoro, io sento che se per caso non doveste avere lavoro, è come se verso la fine di marzo si iniziassero ad aprire delle prospettive. Voi ponete, cioè, come vi posso dire, sapete che l'attenzione, scusate, l'energia va dove va l'attenzione. Quindi voi focalizzate la vostra attenzione sul tipo di lavoro o di realtà lavorativa che volete creare, puntate un obiettivo e vedrete che piano piano questa carta si manifesterà perché ci sono i presupposti, ok? E qui vi dice proprio che si tratta di esprimere la vostra anima, dell'espressione della vostra anima. E parla giustamente anche di qualche cosa di nuovo che c'è e nell'aria, ragazzi, perché c'è la ruota della fortuna, c'è comunque il matto, però sono comunque ancora al contrario, quindi diciamo che probabilmente si inizia a seminare, ok, per quello che si potrà raccogliere. Allora, arriviamo al nostro vecchio amico, chi mi segue da molto tempo lo ha già visto. Allora, il vecchio amico è il pendolo, ok? Quindi io adesso prenderò come testimone
la carta del Papa. Voi avete la possibilità in questo momento di concentrarvi e di porre una domanda, ok? La domanda dovrà essere posta in modo che la risposta sia sì oppure no. Potete anche mettere in pausa il video un attimo se vi serve un po' più di tempo. Io intanto vado a vedere e vado a chiedere al pendolo se la risposta per gli amici dell'Ariete, mettiamola qui, è un sì oppure un no. Andiamo a vedere. Cari amici dell'Ariete, la risposta alla vostra domanda è un sì. Io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con i commenti, con le iscrizioni, con le condivisioni, con le donazioni. Io ringrazio sempre tutti quanti del supporto che mi date. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!